Inter Verona 1-1, l'ultima a San Siro allora di questa stagione trionfale. Come va il giorno dopo questa partita? Soprattutto il giorno dopo questa trionfale festa per lo scudetto e la Coppa Italia, il nostro double di trofei nel giro di pochi giorni. Dalle mie parti, dalle parti di cui sono originario, si dice il giorno dopo la festa, mal le gambe, peggio la testa, una cosa del genere. Oggi in realtà sto particolarmente bene perché mi sono goduto questa lunga giornata di festa con tutti voi qui in diretta su Passione Inter. Eravamo tantissimi con la nostra Romina che abbiamo sguinzagliato in giro per Milano, che ha raccolto anche dei video e delle notizie molto importanti che andiamo a condensare quindi in questo contenuto di oggi, in cui parliamo un po' della partita su cui ho sentito dei pareri che non mi trovano del tutto d'accordo, e poi soprattutto di alcune notizie di mercato che arrivano da questa festa e dal post festa, che sono veramente veramente importanti e veramente forti, quindi da analizzare. Per cui ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, un po' diverso dal solito il format del giorno dopo la partita, in cui di solito vi porto 5 cose particolari sulla gara. Oggi però lo decliniamo in questa nuova versione. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, e soprattutto, se vi piace parlare di mercato, volete parlare di scouting, di nuovi calciatori eccetera, ecco, stasera nel club di Passione Inter alle ore 22, appuntamento interamente dedicato alla costruzione della nuova Inter. Quindi qui trovate il QR code da inquadrare per entrare a far parte del nostro club. Prima però volevo parlarvi un attimo della partita e vi volevo condividere un commento che mi è arrivato da un tifoso. Non sto a citare il nickname e vado dritto al sodo, perché è stato un commento molto lungo di un tifoso che, a proposito di Inter Verona, sotto ad uno dei video che abbiamo pubblicato ieri, mi ha scritto: sono rimasto molto indignato, comunque mi sono molto arrabbiato perché ho pagato tanti soldi per il biglietto della partita ed è stata una prestazione imbarazzante, con le alternative, i panchinari e troppa festa in campo durante la partita. Mi aspettavo più impegno nell'ultima gara di San Siro. È un commento che ha ricevuto anche diversi mi piace, quindi diverse condivisioni da parte di altri tifosi. E per carità, lo rispetto, ognuno ovviamente ha il proprio punto di vista, la propria opinione, ed è libero, ecco, anche di indignarsi per come magari si aspettava uno spettacolo differente. Francamente non sono d'accordo, e qui chiedo anche a voi un po' una vostra opinione, perché ieri intanto, oltre alla partita, diciamo che dentro il prezzo del biglietto c'era anche tutta la grande festa del pre-partita e soprattutto del post, con delle immagini che entrano anche nella storia dell'Inter. Si è partecipato ad un evento in cui forse addirittura quei 90 minuti più recupero sono stati un po' il contorno. Ma poi in realtà non ho riguardato tutta la partita, quella di ieri, francamente sono stato molto impegnato in queste ore, quindi per una volta non ho rivisto tutta la partita. Sono andato però a riguardarmi dei dati, e sono dei dati che mi restituiscono l'impressione di una gara tutt'altro che insufficiente, quantomeno dal punto di vista dell'impegno. Non è stata una squadra, l'Inter soprattutto, ma anche il Verona in realtà, scesa in campo con le infradito, diciamo così, da spiaggia, in clima proprio di fine stagione, perché vi condivido intanto una grafica molto rapida che facciamo sempre. Quella sopra con le barre verdi e azzurre sono i momentum dell'attacco, cioè le fasi di sviluppo offensivo del gioco. Vediamo che l'Inter ha praticamente dominato il Verona, ma è un dominio che si vede anche nei dati sotto, con gli expected goal del 2.55. L'Inter ha creato 2.55 expected goal, è un volume piuttosto alto. 1.19 il Verona, 74% di possesso palla medio. Nel primo tempo l'Inter era arrivata addirittura al 79% di possesso palla, con 17 tiri di cui 6 nello specchio della porta. L'Inter ha stravinto anche dal punto di vista dei duelli, ne ha vinti tantissimi con il Verona, e anche dal punto di vista dei palloni toccati nell'area di rigore avversaria l'Inter ha avuto dei dati significativamente importanti, per cui l'Inter come prestazione ha fatto in realtà una partita seria contro un Verona che si è difeso con ordine, anzi con 3 difensori piantati là dietro a fare blocco basso e cercare di ripartire, e quindi l'Inter ci ha provato. Poi ovviamente c'erano tanti giocatori che hanno giocato meno, quindi magari rispetto alla qualità standard dell'Inter migliore di quest'anno era una qualità leggermente inferiore. Anche i cambi erano un po' più rilassati a far giocare tutti piuttosto che a fare le scelte migliori dal punto di vista tecnico. I dati però parlano di una partita interpretata seriamente, in cui paradossalmente io forse vado un po' controcorrente rispetto anche ai commenti che ho letto sotto il nostro contenuto. Per quello che si è visto, ci sono giocatori che forse hanno fatto meglio nel complesso, ma mi verrebbe quasi da dare il premio di MVP a sorpresa a Jan Sommer, perché nella sua ultima San Siro, in una stagione in cui è stato molto discusso, eccetera, ha tirato fuori comunque delle parate molto importanti, ha chiuso un'altra partita
con la porta inviolata, perché poi il gol purtroppo l'ha subito Di Gennaro, che alla sua prima presenza in questo campionato ha subito la rete del pareggio proprio nel finale. Quindi do questo premio a Jan Sommer, che figura in questa lista dei calciatori che sono ai saluti dell'Inter. Quindi ieri abbiamo passato come secondo punto in questo contenuto da analizzare tutta la festa anche a carpire i messaggi, le facce, i segnali anche che arrivavano al momento delle sostituzioni, per capire chi è che se ne sta andando, chi è che saluta San Siro e chi invece magari a sorpresa potrebbe anche rimanere. E ditemi un po' voi che ne pensate. Io ho confrontato le informazioni che abbiamo in possesso, quello che ha raccolto anche Romina prima allo stadio e poi durante la festa, e quello che abbiamo visto un po' tutti con le sensazioni, quindi da questo punto di vista. E Acerbi mi sembra ormai sicuro partente, lo stesso Sommer direi che ci siamo. Darmian nel suo discorso di fine partita insieme a Mkhitaryan ha fatto un discorso che, bravissima Romina, che mi ha fatto ricordare, ricorda molto D'Ambrosio quando al suo addio disse che avrebbe voluto chiudere con l'Inter, ma lasciò in sospeso il discorso. Ecco, mi sembra una situazione simile, che Darmian avrebbe voluto magari chiudere con l'Inter, però ecco, anche le parole di Marotta che parlano di limiti anagrafici fanno pensare ad un altro addio. In sospeso invece Stefan De Vrij, che dialoga con l'Inter per un possibile rinnovo, ma bisognerà parlarne in questi giorni, e Mkhitaryan che o rinnova o probabilmente si ritira dal calcio. Quindi è una scelta molto personale, anche se ho qualche sensazione di possibile addio, ma bisognerà discuterne, dovranno discuterne in questi giorni. A questi 5 che sono i principali nomi dei calciatori in scadenza di contratto, io aggiungerei Frattesi, che mi è sembrato proprio giù all'ingresso in campo per la festa. Si chiude questa stagione a 0 gol ed è simbolico, ecco, che un giocatore come Frattesi chiuda a 0 gol. Lui che dei gol ha sempre fatto un po' la sua caratteristica principale. Da tener d'occhio Luis Enrique, che ha del mercato. Qualcuno vocifera anche Andy Diouf, che si sta ragionando su Andy Diouf, sulla possibilità di integrarlo anche in questo nuovo ruolo di esterno a destra per puntare all'avversario, avere caratteristiche differenti. Ieri lo stesso Diouf, parlando dopo la partita, ha detto che il ruolo che gli piace di più è quello in cui ha giocato in Inter Verona, cioè la mezzala destra, che spesso può tornare anche a convergere sul sinistro. Poi ieri si è esaltato anche con delle rabone ad un certo punto, delle giocate anche un po', ecco, per i tifosi e per i fotografi. Mi è sembrato un pochino enigmatico Hakan Çalhanoğlu nelle sue parole, ma ne riparleremo meglio stasera in diretta alle 19:30. Su Bastoni invece vi faccio vedere un video, perché nei giorni in cui si parla un po' meno del Barcellona, i tifosi dell'Inter gli hanno cantato continuamente Bastoni resta con noi, e cercate di intravedere Bastoni, si vede nel video quello che fa. Resta con noi, resta con noi, resta con noi, oh Bastoni resta con noi. E questo era il video sempre della nostra Romina, inviata ieri, lunghissima giornata di lavoro per lei. Ecco, mentre i tifosi cantano Bastoni resta con noi, lui più volte si batte la mano sul petto e sullo stemma dell'Inter. Vediamo quindi i prossimi sviluppi. Volevo darvi comunque questa notizia raccolta anche dalla nostra Romina, è una notizia comunque. Nel frattempo, il giornalista Gianluca Di Marzio, lo conoscete tutti immagino, uno dei principali esperti di mercato in Italia e non solo, ha parlato anche di Petar Sucic come giocatore che potrebbe avere delle offerte, soprattutto dopo il mondiale, ma a meno di cose veramente fuori mercato, noi su Passione Inter su Sucic siamo sempre stati molto netti. È stato preso per costruirci, non per tenerlo un anno, valorizzarlo e se arriva un'offerta 20-25 milioni vendere. È uno scenario molto diverso rispetto ai Diouf, ai Luis Enrique e forse anche ai Bonni, che in caso di un'offerta buona potrebbe anche essere presa in considerazione. Su Sucic si vuole costruire, quindi vediamo quello che succede, ma se non arrivano proprio offerte stratosferiche, Sucic è un giocatore su cui continuare a lavorare. Ma visto che ho citato Gianluca Di Marzio, ragazzi, la notizia veramente pesante lanciata da Gianluca Di Marzio è un'altra, ovvero che in vista dei nuovi incontri che ci saranno in questi giorni, annunciati già dall'Inter, ma abbiamo già parlato nei giorni scorsi, nuovi incontri con Oaktree, sarà stabilito in maniera definitiva o in maniera molto importante il budget di mercato
che potrà essere speso quindi sul prossimo mercato estivo, ed è un budget di mercato che, da quello che dice Gianluca Di Marzio, è significativamente più alto di quello che è stato detto fino ad ora. Perché? Perché un po' tutti hanno parlato di 40-50 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport ha parlato addirittura di 150 milioni di euro, ma da raggiungere tramite le cessioni, quindi una grossa fetta di questi 150 milioni sarebbe dovuta arrivare da delle cessioni, e che ha un peso significativo comunque. Di Marzio invece, attenzione, perché proprio in queste ore dopo la festa per lo scudetto ha parlato di un budget da 80-100 milioni di euro, tra gli 80 e i 100 milioni di euro al netto delle cessioni addirittura. Quindi 80-100 milioni da spendere in più rispetto a quanto si incasserà dalle cessioni, soprattutto, dice Di Marzio, per sostituire chi si andrà a svincolare in questo mercato. E due considerazioni su questo. La prima, cifra molto importante, ti permette di fare diverse operazioni, l'Inter dovrà fare diverse operazioni, ma non vorrei che passasse un messaggio di «Oh, grazie Octree che ci concedi questa grazia», nel senso che l'Inter questo tesoretto se lo è costruita con i risultati, cioè l'Inter si è costruita una solidità economica che permette di affrontare il prossimo mercato in maniera aggressiva, in maniera, diciamo così, con degli investimenti a disposizione grazie alla forza del proprio bilancio, quindi sulle proprie gambe e soprattutto, parola sempre cara, in maniera sostenibile. Ecco, partiamo da qui. Seconda cosa, a conferma di quello che dice il presidente Marotta, è il momento di una evoluzione e non di una rivoluzione. Mi è piaciuta molto la parola evoluzione che dice Marotta. Quindi, al mantenimento del nucleo di questa squadra qui, bisogna andare ad aggiungere, bisogna cogliere l'opportunità di questo mercato, secondo me, ed è quello che l'Inter vuole fare, ecco, per inserire quei tasselli che possano poi costruire in casa i prossimi Lautaro, i prossimi Barella, i prossimi Bastoni, i prossimi Di Marco. È il momento di inserire questi calciatori e farli crescere a fianco al nucleo centrale che ha costruito queste vittorie. Per cui c'è da capire cosa si vuole fare in porta, se prendere un portiere o confermare Josep Martinez, e in quel caso poi dirottare anche quei circa 20 milioni di euro che erano preventivati per il portiere sul difensore, sull'esterno, sul centrocampista, su qualcosa in attacco, anche qualità da aggiungere in quel reparto lì. L'Inter però la forza per fare quei 3-4 colpi alla Akanji, e il riferimento deve essere quello che l'Inter sta tenendo in considerazione, al di là dell'aspetto anagrafico, perché alla Akanji può essere anche un Curtis Jones del Liverpool, che è un obiettivo dell'Inter, per esempio. Um, L'Inter ce l'ha questa forza, quindi, per fare questi 3-4 colpi di questo tipo, e che sono quelli che ti permettono anche di alzare l'asticella pure in Champions League, dove dopo una stagione come questa l'Inter vuole fare qualcosa in più e dove ti basta fare anche un pelo meglio di quest'anno. Non è che devi arrivare in finale per forza, non è che devi stravincere la Champions League, ma anche fare un passettino in avanti, arrivare agli ottavi di finale, già ti fa reincassare una ventina di milioni, ti ripaghi quasi un colpo, facendo adesso una discussione molto da bar e molto, molto banale. Però alzare l'asticella in Champions è quello che ti permette di continuare a costruire questo ciclo vincente, soprattutto quando arriviamo da un weekend in cui l'Inter festeggia lo scudetto e fa questo tipo di ragionamenti qua, mentre al Milan c'è la questione litigi interni, Allegri da capire cosa fa, eccetera, eccetera, se va in Champions o meno. Ormai la Champions l'hanno praticamente presa, ma discussione aperta. La Juventus con Spalletti, ragazzi, si stanno condannando all'Europa League, che significa Bernardo Silva, te lo sogni, Lewandowski, questi colpi qua, te li sogni, Bremer potrebbe andare via, devi ricostruire la squadra, giocando poi di giovedì, quindi la Juventus si sta complicando la vita. Il Napoli, sentendo Antonio Conte, a me sono sembrate parole da Dio, per cui abbiamo visto che dopo Conte c'è vita, abbiamo visto che dopo Conte si può vincere lo stesso, lo abbiamo visto sulla nostra pelle, si può vincere anche dopo Inzaghi, tra l'altro, quindi abbiamo visto che c'è vita se hai una programmazione, però certo che è uno scossone quello che il Napoli dovrà affrontare inevitabilmente, per cui è una grande opportunità questo mercato per l'Inter. Per chiudere, abbiamo visto tante immagini belle durante la festa, ne riparleremo, ne ricondivideremo altre sui nostri canali social, quindi seguiteci anche su Instagram, su TikTok, ovunque. Kivu in un video è stato molto carino, dice: non ho mai visto una cosa così, era molto, molto entusiasta dei festeggiamenti che c'erano in giro, si è lasciato andare molto con la squadra, Barella con Acerbi, Bissac, Lautaro, tutti gli altri. Non è stato particolarmente bello il doppio striscione esposto da Thuram contro il Milan. Diciamo che, visti i precedenti di Krunic con il Milan insieme ad altri due calciatori, non mi ricordo chi, Mancini con la Lazio con la bandiera pure lì,
penso che dovrebbe poi patteggiare una multa, visti quei precedenti, ma è una multa che immagino che Thuram si potrà permettere anche con con i bonus che sono scattati con queste vittorie e con questa doppietta. Io sono carico ragazzi, quindi vi aspetto stasera in diretta alle 19:30, vi aspetto nel club per costruire la nuova Inter e parlare di mercato, quindi mi raccomando www.passioninter.club per supportare il nostro progetto, questo è il QR code, link in descrizione. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube, sapete, vi basta cliccare qui.